Una routine di allungamento, flessibilità e mobilità da fare tutte le volte dopo una corsa, ma con una piccola premessa, oppure anche solo 1 o 2 volte alla settimana in maniera approfondita, secondo ovviamente il tempo che avete a disposizione. Lo stretching ci può aiutare molto nella fase di recupero dopo un allenamento. Il consiglio è di non fare uno stretching, come dire, aggressivo subito dopo l'allenamento, al massimo qualche posizione se ne sentite il bisogno, ma di ritagliarvi uno spazio qualche ora dopo oppure in sedute apposite approfondite durante la settimana. Oggi vediamo una serie di posizioni che possiamo fare per andare ad allungare tutte le nostre catene cinetiche e recuperare agevolmente e soprattutto avere anche una sensazione di benessere alla fine di tutte queste posizioni. Vi prendete 10 minuti del vostro tempo per sentirvi meglio. Lo stretching statico non necessita di riscaldamento, però è importante avere comunque un approccio graduale alle posizioni, controllare la respirazione mentre lo si fa, quindi non fare le posizioni in apnea, che a volte viene istintivo farlo perché magari qualche posizione un po' più estrema si trattiene proprio il respiro nel tentativo di farlo, è una cosa inconscia, e poi soprattutto cercare di curare bene i dettagli in tutte le posizioni. Partiamo da una posizione seduti sui nostri piedi. Potremmo sentire un po' di dolore a livello delle caviglie, dei tibiali, soprattutto chi ne soffre. Nel caso, allora, portate i piedi in questa posizione, comunque accompagnando i glutei verso il vostro calcaneo. Da questa posizione, ci stiamo poco per ora, andiamo a appoggiare le mani perpendicolari sotto le spalle, cerchiamo di tenere la schiena dritta, facciamo una respirazione cercando di utilizzare il diaframma ed espiriamo dal naso. Portiamo la gamba sinistra leggermente indietro, inspiriamo e mettiamo il piede destro fra le due mani, raddrizziamo la schiena e in questa posizione cerchiamo sempre, mi raccomando, il respiro, di controllare il respiro. Inspirando alziamo il busto ed espirando. Se vogliamo possiamo anche alzare le braccia sopra la nostra testa cercando di andare a prendere qualcosa che non c'è di immaginario su. Tutte le posizioni le teniamo in una massimo circa 12-15 secondi. Torniamo giù, portiamo dietro la gamba destra, facciamo la stessa cosa, inspirando, vengo con la gamba sinistra, porto il bacino in avanti dolcemente, in avanti e verso il basso, sento lo psoas della gamba che è dietro, in questo caso, nel mio caso la destra, allungarsi, e anche qui piano piano, dolcemente, mi alzo sul busto e allungo le braccia. Noi stiamo lavorando sullo psoas e tutti quei muscoli fondamentali per la corsa, dei flessori dell'anca, della stabilizzazione, che devono essere sempre, oltre che forti, ben allungati e altrimenti possono portarci a squilibri ed infortuni. Vado ad appoggiare le mani, porto di nuovo dietro le ginocchia, ok? Ora, da questa posizione vado ad allargare le gambe in maniera di portare i piedi vicini tra di loro, sono appoggiato sulle ginocchia leggermente sull'interno, i piedi sono vicini, non per forza uniti, e vado a appoggiarmi sugli avambracci e a portare il peso del corpo sempre più in avanti in maniera da sentire gli inguini che si allungano, inguine adduttore. Mi raccomando il respiro. Da questa posizione unisco i piedi, mi alzo dolcemente aiutandomi con le mani e mi metto in posizione dritta. Torno sempre con le mani a terra sotto le spalle, porto le ginocchia vicine, vado
a sedermi sui miei piedi di nuovo e da questa posizione, inspirando, porto indietro il busto, sollevo il gluteo, i glutei, fino a sentire i quadricipiti che si allungano. Vado ad allungare. Torno a sedermi. A questo punto ritorno sempre nella mia posizione in quadrupedia. A questo punto cosa faccio? Con la gamba sinistra la porto in avanti, il ginocchio rimane allineato con la mano sinistra e l'angolo sotto il ginocchio è di circa 90 gradi. Il piede sinistro è allineato con la mano destra. Dolcemente, anche in questo caso, continuando a respirare, mi faccio scivolare indietro in maniera che sempre dolcemente vado ad allungare il gluteo sinistro, porto gli avambracci a terra e, misurandomi sullo stato di tensione che sento io, non dobbiamo mai arrivare sopra la soglia del dolore, porto il peso, la testa verso le braccia, la gamba destra estesa e vado ad allungare il gluteo. Mi raccomando la respirazione. Ok, appoggio le mani a terra, mi aiuto, riporto la gamba dietro, ovviamente facciamo la stessa cosa a destra, quindi ginocchio destro allineato alla mano destra, la gamba sinistra che scivola giù, il piede destro è più o meno allineato con la mano sinistra, vado a portare il peso indietro. Quando vado a fare questi tipi di esercizi, quasi tutti, che lavorano sul lato e poi su un altro lato, possono essere anche molto utili per fare un check. Faccio più fatica in un lato piuttosto che in un altro? Sono più contratto quindi in quel lato lì? Questo vi potrebbe portare anche a scegliere di fare più serie sul lato, più volte, quello che volete, fino a che non riniziate a sentire una situazione di equilibrio. Torniamo in posizione sempre di quadrupedia. Da questa posizione vado a stendere la gamba sinistra dietro, ad allungarla, appoggio anche la gamba destra e vado ad allungare fino a che non sento i polpacci che si della gamba sinistra, quella che è più indietro, che si allungano bene. Torno avanti con la gamba sinistra, porto la gamba destra indietro e faccio la stessa cosa. Anche qui 10, 12, 15 secondi. A questo punto riportiamo la gamba in avanti, teniamo le punte dei piedi a terra e ci andiamo a risedere sui nostri piedi in maniera di sentire l'allungamento a livello della fascia plantare. Portate bene il peso sui talloni, può essere un po' doloroso magari sui metatarsi, cercate di stare almeno una decina di secondi, rilassate le spalle, concentratevi sui vostri piedi, perfetto, smolliamo, ci sediamo, facciamo qualche rotazione delle caviglie, che povere caviglie non vengono quasi mai considerate, destra e sinistra, sempre da questa posizione, stendiamo, tiriamo, stendiamo, tiriamo, caviglie forti, flessibili, capaci di rimanere comunque stabili e rigidi nella corsa, fanno tutta la differenza del mondo. Appoggiamo, teniamo la schiena dritta. Adesso andiamo ad allungare sempre la catena cinetica posteriore lavorando sulla fascia lata e sugli ischio. Possiamo utilizzare anche un elastico se vogliamo. Adesso vi faccio vedere senza, poi vedete voi. Portate la gamba sinistra col piede sinistro appoggiata alla coscia destra, schiena dritta,
Inspirando andate a prendere con la mano sinistra l'esterno del piede destro. Se non ci arrivate, potete provare anche con un elastico in maniera da portare le punte dei piedi verso di voi. Cercate di tenere la gamba sinistra appoggiata a terra. Dovreste sentire che si allungano gli ischio e anche la fascia lata, cioè l'esterno della coscia. Ok, stessa cosa nell'altro lato. Aiutatevi nel caso anche appoggiandovi con la mano, in questo caso io con la mano destra prendo l'esterno del piede sinistro e mi posso appoggiare con la mano sinistra. O anche no, però se vi aiuta. Ok, riportiamo le due gambe giù, ci appoggiamo giù con la schiena, piedi a terra, stendiamo la gamba destra, con le due mani prendiamo il ginocchio sinistro e lo portiamo verso il busto allineato alla spalla sinistra. Stendiamo la gamba sinistra, prendiamo il ginocchio destro e lo stendiamo. Stessa cosa, lo portiamo verso la spalla destra. Stendiamo la gamba destra, riprendiamo il ginocchio sinistro, solo con la mano destra, appoggiamo il braccio sinistro a terra a 90 gradi, l'angolo sotto dell'ascella, sotto la spalla rispetto al busto. Con la mano destra facciamo una pressione sul ginocchio sinistro verso la spalla destra e giriamo il viso verso sinistra. Ok, stessa cosa ovviamente nell'altro lato, mano sinistra, prendo il ginocchio destro, l'esterno, lo porto verso sinistra e anche verso la spalla, il braccio destro a terra e con il viso guardo la mano destra. Ok, ci rilassiamo un attimo. Prendiamo adesso con le mani tutte e due le ginocchia e ci dondoliamo un po' a destra e a sinistra, continuando a respirare. Tiratele bene. Cercate di rilassare tutti i muscoli mentre lo fate, non mantenete rigidità, anche a livello del retto. È importante. Ok. Appoggiamo le gambe, ci tiriamo sul piano, vedete, dobbiamo fare tutto dolcemente perché è un momento che ci prendiamo anche per noi, per recuperare, per rilassare, oltre che per aumentare flessibilità e mobilità. Ci mettiamo in piedi, mi vedete a metà adesso, ma non è un problema. Vado giù con le mani a prendere le punte dei piedi, porto il ginocchio destro in avanti, in maniera che la tensione rimanga sulla gamba sinistra, ruoto il busto portando la mano in alto e con il viso guardo la mano sinistra e sentite come si allunga bene tutta la catena cinetica posteriore della gamba sinistra fino alla zona lombare. Torno giù, piego il ginocchio sinistro, porto su la mano destra e faccio la stessa cosa. Porto giù la mano destra, mi piego con le ginocchia dolcemente, torno a sedermi, a questo punto unisco i piedi a cuore, a farfalla, porto giù un po' le ginocchia, faccio un respiro e espirando vado giù piano piano con il busto.
Dove riuscite ad arrivare? Inspiro, torno su, appoggio i piedi a terra, sciolgo un po' le gambe. Se volete scoprire altre pratiche, altre cose da fare, ovviamente continuate a seguire Runner 451. A questo punto io vi invito a guardare questo video dove parlo dell'altra parte, cioè del riscaldamento e del perché è importante scaldarsi. Buone corse!